Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi vi porto alla top 10 dei giochi giocati nel 2025. Preparatevi, perché è una classifica totalmente personale, ma proprio personalissima. I giochi che ho giocato quest'anno e mi hanno catturato di più, quelli che ho divorato con più entusiasmo e che mi hanno regalato ore di divertimento. Cioè, tante ore dove ho potuto giocare e apprezzare quello che facevo. Tra galline e boia, sorprese in arrivo, Ma che uniti cazzo? senza Ma è- noia. Jack and Joey Max, Oh boia! scena, vediamo insieme, la forza è piena, Visto? una Ha perso la testa per me. di speranza, Boia! dividere Hanno ci lasciato a stati in una spontanea. stanza. 4 su 5 infallibile, no, me la sono stato io. E ci saranno le menzioni onorabili, ma è tradizione lasciarle per dopo. Iniziamo dalla numero 10. E numero 10 è una sorpresa perché se voi andate a vedere sul PS Store, PlayStation Store, trovate dei voti molto negativi perché ogni anno è sempre lo stesso. E non è FIFA, quello stava nella flop, è NBA 2K 25. Ma ormai ho fatto un po' in italiano, un po' in inglese. Allora, vi spiego il motivo. Mi sono riappassionato al basket, io ero un grande fan del basket NBA a fine anni 90, per quel poco che si riusciva a seguire dalla TV italiana, e devo dire, quest'anno ho potuto rigiocare e rivivere quell'epoca, rivivere l'epoca dei Bulls di Michael Jordan, vedere altre squadre, sperimentare, e mi sono divertito. È stato molto istruttivo per me, perché ho fatto la carriera, non mi interessava altro se non le mie ere, si chiama così, ed è un gioco, come dire, particolare, è un gioco sportivo, io amo lo sport, amo i giochi sportivi, e NBA mi ha permesso di poter conoscere, riscoprire e scoprire da zero nuovi giocatori storici, ed è bello anche gli effetti sonori, molto molto emozionante anche poi giocarsi appunto le partite che contano, fare la draft, insomma scegliere e cambiare. A me è piaciuto tantissimo cambiare, anche se sono partito ultra canonico del tipo è l'anno in cui i Bulls vincevano, devo vincere anch'io. Ho partito così, poi però sono andato sul dai, sperimentiamo, proviamo scambi, sacrifichiamo questo giocatore alla squadra. Insomma, è stato bello perché comunque il gioco è abbastanza, come dire, è abbastanza freddo se tu pensi che ha un'intro brevissima e durante i time out ci sono sempre le stesse cose delle cheerleader che cambia solo la maglia che indossano, per il resto sono quasi sempre le stesse, cioè non c'è la differenza che dici cavolo questo campo lo sento di più degli altri, a parte il sonoro personale delle squadre, e quello è sempre un piacere. Per il resto, ripeto, molto carino anche il fatto del filtro grafico, ma a me dava fastidio, dopo un po' l'ho disattivato. Che dire, NBA 2K apre la mia classifica al 10° posto, e lo dico, è divertente perché facevo una partitina così, tutto il resto che mi stufavo di giocare andavo a simulare, è stato piacevole, secondo me ha tutto ciò che FIFA non ha mai avuto, a parte FIFA 2000 che aveva le squadre storiche ma non era la stessa cosa. Qui abbiamo qualcosa di impressionante, cioè squadre storiche, giocatori storici, l'accuratezza e la possibilità di usare un database gestito dagli utenti, di scaricare le draft anno per anno dagli utenti, è bello, è geniale, ti permette di espandere. FIFA, EA, che non si chiama più FIFA, impara da loro, impara dalla 2K. Queste sono cose buone, queste sono queste sono le licenze che uno deve ottenere, e se non hai la licenza, ma dai la possibilità alla community di crearli, si riesce. Vabbè, detto questo, andiamo avanti con il nono posto, e qui c'è un gioco particolare, vi racconterò tutta la storia. Tomb Raider Legend, gioco PS2 uscito quest'anno su PS5 in formato rigiocalo, col classico rewind, cose tipo quando cadi su con Lara dici no, non ho voglia di partire al checkpoint,
prendi un piccolo reset di qualche secondo indietro, ti fai il salto e stavolta lo fai bene. O anche coi QTE, comodissimo. Io ripeto, io Rewind lo uso tantissimo, lo uso veramente tanto, perché per me è un modo di evitare i tempi di caricamento, quindi secondo me è utile, non è un cheating. Molti pensano, ma questo è un cheat perché tu hai barato passando in... Sono morto, cioè, è la verità, sono morto, proprio non è che si cambia qualcosa, sono morto, bene, torniamo indietro, è come caricare il checkpoint, ma faccio più veloce. E quindi insomma, Tomb Raider Legend è bello, dovete capire che è legato alle leggende arturiane, quindi non voglio fare spoiler, anzi giocatelo, costerà 10 euro, vabbè, se vi interessa. Era il primo gioco della trilogia PS2, ai tempi della PS2 mi deluse perché io ero abituato a un concetto di Tomb Raider della PS1 con praticamente massi rotolanti che ti seguono, salti sfrenati e soprattutto tanta fase dedicata all'esplorazione, puzzle, solving, prendi la chiave qua, portala là. In realtà Tomb Raider Legend queste cose le ha minimali, ha dei puzzle ambientali che si risolvono praticamente dopo pochi minuti, insomma, se si capisce, e alcuni sono anche complicatini, ma devo dirlo, ai tempi non capivo questo passaggio in avanti, ero, come dire, cioè ironicamente, già ai tempi della PS2, ero un nostalgico del tipo, no, questo progresso. Oggi in realtà io l'apprezzo, perché Tomb Raider Legend, e i titoli successivi, ma soprattutto Legend, sono stati la base di quella serie della Sony che poi otterrà un certo prestigio e sarà Uncharted. Uncharted ha imparato molto da Tomb Raider, l'ha innovato molto più di quanto abbia fatto Tomb Raider stesso con la sua serie, perché io la trilogia moderna al momento non adoro la follia, però quella PS2 hanno fatto dei bei lavori, è stato come un remake iniziale, dateci uno sguardo, ripeto, poi c'è Anniversary, che lo porterò sul canale nel 2026 appena potrò. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Io adoro Tomb Raider Anniversary, era uno dei miei giochi preferiti su Xbox 360. E per cosa si può dire? Prima di tutto, era un action degli anni 2000 e c'era quella tensione, quei momenti belli, cinematici, scene spettacolari e mi sono divertito sicuramente a rigiocare Tomb Raider Legend più della prima volta, ma molto più della prima volta, mi sono proprio divertito, cioè quindi soprattutto menzione speciale per i livelli in Giappone che sono ambientati cioè diciamo in questi grandi palazzi, poi guidi la moto, salti da un piano all'altro, dei grattacieli, è stato parecchio epico, e poi c'è il ciclo arturiano, quindi insomma legato al mistero di Excalibur, di Re Artù. Non vado sulla zona spoiler, però ripeto, sono contenuti che per chi come me ama un po' fiondarsi nelle leggende mitologiche europee, insomma, è tanta roba, consigliato, veramente consigliato, e vi assicuro non è invecchiato male, ve lo prometto, questa è proprio la mia parola. Numero 8, e qui abbiamo The Last of Us, parte 1. Vabbè, non so neanche io il nome, ormai gli hanno dato dei nomi remastered, non è un remake, è una remastered, ma è come se fosse un remake, ragazzi, è un remake. The Last of Us parte 1, rifatto, con tutte le migliorie del 2, oggi fanno parte di quello che io chiamo Complete Edition, perché sono 1 e 2, due giochi divisi, ma comunque sono le migliori versioni, su PS5, la versione PS5, e sì, è stato ancora meglio di giocarlo la prima volta, ovviamente forse è stata la prima volta che lo giocavo, ho dato i voti altissimi perché mi aveva emozionato la trama la prima volta, la seconda volta, che questa, mi è piaciuto, certo la trama non era una sorpresa, ho anche visto la serie TV lo scorso anno, quella dell'HBO, la prima stagione, è fatta bene, è tutto fatto bene, è fantastico, però manca quel qualcosa è il fatto che è della novità. La novità di dire, oh mio Dio, non me l'aspettavo, invece qua aspettavo e dicevo, oh io so già cosa succederà dopo, però, ripeto, è sempre un gran gioco, non ci sono particolari difetti, anche perché hanno migliorato tante cose, e soprattutto è una storia toccante, io non voglio fare spoiler, dico solo che c'è il protagonista, Joel,
ha un grande trauma all'inizio del gioco, non posso dire cosa, lo scoprirete perché è un prologo che colpisce come un pugno di un pugile, e poi lo vedi disilluso anni dopo, lo vedi disilluso, freddo, che ritorna a sentire di affezionarsi a qualcuno. E quindi è una storia di persone distanti che si insultano per tutto il tempo, però comunque c'è un affetto ed è bello vedere questo legame che cresce nel tempo in un mondo cinico, spietato. Io dico sempre che The Last of Us è un Uncharted andato male, nel senso, non nel senso che sia brutto in confronto ad Uncharted, ci mancherebbe altro, anzi, è un Uncharted in un mondo disperato di infetti, dove invece di salvare le persone rischi di perderle. Non voglio andare in territorio spoiler. E allora ci sono tante scelte morali, in realtà tecnicamente la trama è univoca, però ci sono dei momenti dove hai delle scelte pesano, se avete un'anima pesano, assolutamente. Anima intendo un carattere emotivo, ovviamente, non sto parlando di religione. Quindi insomma, The Last of Us parte 1 è sempre bello, è sempre meritevole, e vedo che parlo del gioco e la gatta Elettra sembra interessata e mi teneva compagnia anche lei. Oggi giocavo in diretta, trovate il mio gameplay completo, ma non sono qua per sponsorizzare i miei progetti. Perché usare un video così importante per sponsorizzare? Andiamo avanti, e posso dire che comunque questa numero 8 sicuramente ce l'ho nel cuore. E sì, molti mi hanno detto, onestamente, ha detto sì, il gameplay però non era, non è quello del 2, non è perfetto, però tante migliorie che hanno fatto qua l'hanno migliorato ancora di più, è più fluido, è più epico, c'è il crafting, forse è migliorato, o mi piace adesso. Comunque sia, ripeto, un gran gioco, e assolutamente lo raccomando a chi non ha mai giocato. Non so se raccomandarlo a chi l'ha già giocato. Se vi è piaciuto, dateci, investite il vostro tempo su questo, ma altrimenti, ma se non avete mai giocato, cosa state aspettando? E richiede una visione matura, perciò lo consiglio sicuramente a persone che sono pronte ad affrontare un'avventura così pesante. Non è per tutti, perché colpisce duro, però, cioè, se cercate una storia allegra e giocosa, o più allegra, tipo un Indiana Jones, infatti giocate Uncharted. Se poi proprio vi appassionate a questo mondo narrativo, assolutamente The Last of Us 1 e 2 sono dei capolavori assoluti. Andiamo avanti. Numero 7, Devil May Cry 5 Special Edition. Avevo giocato Devil May Cry 5 un pochettino, ma la Special Edition ha un extra non da poco alla campagna giocabile di Virgil. Devo spiegarlo perché io non posso pretendere che voi sappiate per forza, dopo tutti sti giochi della serie, qual è la storia. La storia è quella di Dante, una chiappa demoni, non è un Ghostbuster, li combatte e salva il mondo allegramente, fra battute, scherzi, burle, e lancia razzi e cose varie che trova in giro. Sì, Dante è un bellissimo personaggio, ovviamente dal nome Dante Virgilio, sì, c'è un'influenza, specialmente nel primo gioco, della Divina Commedia di Dante Alighieri, ma non aspettatevi una Divina Commedia di Dante Alighieri, anzi è una storia tosta, tamarra, e il 5 va giù pesante su queste tematiche tamarre, veramente mi fa morire da ridere. È un gran gioco e soprattutto ha dei bei personaggi. È il ritorno di Nero era il protagonista di Devil May Cry 4, Dante ovviamente, che quando arriva in scena ve ne accorgete che è fantastico, ha alcune fra le migliori battute della serie. E poi c'è V, che è un bel mistero. Io tutto il gioco mi sono chiesto, ma che cavolo, chi è V? E il gioco te lo spiegherà, non fatevi spoiler, so che avrete la tentazione di googlare, ma chi è V? Cioè, non fatelo, il gioco tranquilli vi risponde, non è un mistero irrisolto. E per il resto molto molto spettacolare, molto spettacolare. Tanto per dire, è il team che poi ha lavorato a Final Fantasy XVI, quindi insomma tanta azione frenetica, boss fight eccellenti,
e anche un bel level design, soprattutto che non ricicla troppo, e anche alcune missioni hanno il bivio, è una cosa che ho apprezzato molto, del tipo, vuoi affrontarla con V o con Nero? Con entrambi, però uno alla volta. E soprattutto per il fatto di vedere differenze di gameplay. Con le vocazioni mi è piaciuto tantissimo. All'inizio dicevo, ma io questo personaggio non riuscirò mai a usarlo bene. È stato con lui che ho fatto la prima combo con le 3S. È stato con lui, perché è veramente strepitoso. Per il resto questa Special Edition è fatta molto bene, soprattutto è molto fluida, la versione PS5 pazzesca, veramente consigliata rispetto alla base che avevo giocato su PS4, era leggermente più lento, vabbè, ma dettagli, è sempre bella anche quella. E ripeto, un gran gioco veramente. E una cosa che mi ha colpito molto, questa veramente colpisce dal nulla, è che a un certo punto, dopo un tot di missioni che ormai ti sei abituato, ti entra la gente nella partita. Ehi, questo giocatore si è unito alla partita. Veramente? Che fa? Lui gestisce l'altro personaggio, quindi non combatti insieme a te. Purtroppo non è una coop, non è un boss alla Dark Souls, per intenderci. E meno male che non è un'invasione da parte di un altro giocatore che ti fa fuori. Però, ripeto, spettacolare, epico e veramente un gran gioco, consiglio, un action imperdibile per chi ama gli action. Io amo gli action, questo è uno dei migliori action che ho mai giocato, e le musiche come Devil Trigger e tante altre hanno fatto una storia dei videogiochi assolutamente, anche le cover che trovi su YouTube, quella è un'altra arte, anche scoprire le cover, insomma, trovate tante cose belle, molto belle, e assolutamente è un gioco che merita e che continua a spaccare anche oggi, assolutamente. Devil May Cry 5 è poi l'ultimo della saga al momento, ne arriveranno altri di sicuro. Andiamo avanti, andiamo con la numero 6, abbiamo Resident Evil 2, però è la versione PS1, perché? Perché quest'anno finalmente, io aspettavo durante l'estate, c'era l'annuncio, arriveranno i giochi di Resident Evil 2 e 3 sullo store le versioni PS1, che costano poi solo 10 euro, ma io ce li ho con PlayStation Plus, che, ripeto, tengo il servizio perché mi piace proprio avere questi giochi praticamente regalati. Io ovviamente ho i giochi originali, vorrei farvi vedere, ma adesso non ho tempo perché ce li ho nascosti, chiusi in qualche armadio, le confezioni originali della PS1, dovreste vedere quando sono consumati i miei dischi di Resident Evil 1, perché c'erano 2 dischi, Leon e Claire, e anche qua nel digitale devi switchare il disco digitale che non esiste, quindi ce l'hai ma non ce l'hai, e praticamente è un capolavoro. Io a volte magari apro una ferita aperta perché Capcom disse, ma io non capisco, noi non capiamo perché la gente deve giocare alla versione PS1 quando abbiamo fatto i remake, perché cosa gliene frega alle persone? Io preferisco la versione PS1, scusami Capcom, e te li compro anche, scusami, però io preferisco la versione PS1 e remake, per quanto il remake del 2 è fatto benissimo, per quella libertà, quel sistema che avevano implementato, delle cose che fai con Claire si riscontrano nel gameplay di Leon e viceversa. È uno scambio eccezionale, è uno scambio che veramente aiuta e vi permette di scoprire tante belle cose, e soprattutto continua a far paura. È uno survival horror che veramente spaventa. Il remake, è vero, è più crudo, è più grezzo, è più cattivo e ha un'espansione delle storie veramente fatta bene, però l'originale rimane comunque un punto di riferimento. È stato uno dei miei giochi preferiti su PlayStation 1 e ancora oggi, se fosse la prima volta, forse sarebbe sul podio, probabilmente sarebbe più che sul podio, sarebbe proprio la prima posizione, ma perché io adoro Resident Evil 2, scusatemi, e quindi insomma devo dirlo, è veramente fantastico, lo approvo al 100%, è nostalgico ed è horror, ed è un survival horror perfetto, veramente, soprattutto perché dà ai giocatori quello che si aspettava. Oltretutto ha un sistema di sblocco eccezionale, personaggi, anche il terzo non è il terzo in realtà, l'altro sopravvissuto, quindi vedete, ci sono tante belle cose da sbloccare, ha un sistema molto complicato per sbloccarle, ma ci sono, quindi andiamo avanti. Numero 5, Red Dead Redemption 2, PS4, PlayStation 4,
perché la versione PS5 non esiste al momento. Secondo me la faranno. Ma perché così in basso? Uno dei migliori giochi di sempre, che io continuo a dire, era il GOTY quell'anno che c'era anche God of War, doveva vincerlo Red Dead. Perché l'avevo già giocato, e lo conosco a memoria, so le battute, so i meme, cioè, è la seconda volta, però ripeto, è arrivato nelle prime 5, anche se in un replay, è un replay strepitoso, ma soprattutto, per chi non lo conoscesse, e magari si può fare l'idea che sia un gioco molto lento, ed è lento, anche la cavalcata è lenta, è tutto lento, un gioco che si piglia i suoi tempi, però regala delle pure emozioni. Secondo me è uno dei prologhi che meno colpiscono il giocatore, perché ti parla di personaggi che sono morti prima della scena iniziale, prima, non durante, prima della scena iniziale, e continua a parlare di loro, e non capisci il legame, è proprio questo che ti crea una storia che è già in corso. Ed è una cosa che spiazza il giocatore. Molti magari smettono di giocarci, ma io non capisco nulla. Ti mette anche in una zona, una montagna innevata, ricca di impervie, però secondo me è molto molto bello. Poi quando inizi a entrare nel vivo, che è l'accampamento, vedi quanto è un capolavoro di gioco. A parte le città così realistiche, così sviluppate bene, ma anche l'accampamento. Magari torni da una missione, è sera, e ti trovi Javier che suona la chitarra e canta, e insieme agli altri trovi il prete che sempre ha problemi di dipendenza degli alcolici. Vabbè. E lo vedi che cammina anche lui. E poi cioè, voglio dire, ogni personaggio è ben caratterizzato, non sono proprio personaggi stereotipati che hanno un solo carattere freddo, cioè un carattere stereotipato, esagerato, i classici quirk dei vecchi giochi. Guarda, sono veramente personaggi multisfaccettati, profondi, con una loro evoluzione nel corso della trama. Ovviamente, secondo me, il personaggio migliore è Dutch van der Linde, il leader della squadra, della banda col suo nome, che è un personaggio eccezionale. Nell'1 c'era, perché l'1 è il sequel del 2, è vero che è uscito prima l'1 del 2, ma il 2 è un po' come la trilogia degli Star Wars che fecero negli anni 2000. Ti crea la base su cui poi si baserà il seguito, ma ha talmente tanti personaggi, con le loro storie, che giocare all'1 non ti fa veri spoiler. Sul 2 non sai nulla, non sai chi sono, e il protagonista Arthur Morgan è fantastico, e il giocatore è fantastico, perché il giocatore può decidere se lui ha un percorso di redenzione o no. È nelle vostre mani, nelle nostre mani. E ovviamente lo consiglio, il percorso di redenzione, le scelte, anche per il fatto di quanto sia difficile fare una scelta buona in quell'epoca, quando sei un bandito, quando ti viene più facile fare la scelta da canaglia. Fare una scelta buona in quel caso lì ti fa proprio capire quanto un uomo può cambiare, quanto uno può scegliere il bene, per quanto non sia proficuo come il male. È veramente, è fantastico, ripeto. Non è solo un videogioco, è molto più di questo, è un'esperienza incredibile. Ragazzi, la Rockstar, avete giocato, probabilmente quasi tutti voi avrete giocato a GTA 5 o lo conoscete, spero non per quello che si sente dire in TV, perché sarebbe la peggiore descrizione possibile, ma sono giochi che ti cambiano veramente, ti fanno vivere delle emozioni, e queste emozioni sono vere, sono genuine. Assolutamente meritano rispetto del giocatore che gioca. E ripeto, una cura incredibile, ma sapete che si è scoperto anche dopo anni quante cose ci stavano sotto le pile di neve che si accumula, che c'erano degli oggetti, dei segreti incredibili. Una cosa che tutti vogliono fare è andare in una baracca e cercare di scoprire l'UFO. Io 2 volte che vado là, sapendo che c'è l'UFO, che mi dicono Jack vai lì, c'è l'UFO, e me lo perdo tutte le volte, mi scappa su e vola via. Ragazzi, è fantastico. E poi alterna quel serio con il giocoso, anche se è un gioco molto più serio rispetto a un GTA, ha una serietà incredibile, molto profondo. Vabbè, andiamo avanti. Io ripeto, l'unico modo per conoscerlo e amarlo così è giocarlo, e anche se l'ho giocato una seconda volta, meritava questa seconda run, dopo anni, meritava, e meriterà sempre, assolutamente. Un po' mi spiace perché, senza innescarla,
No, non devo innescarla! Bravo, mi sembra che ce l'ha fatto. L'ho innescato e mi compare scritto senza innescarla. Ma l'ho appena fatto, quindi non succede. Andiamo con la numero 4. La trilogia di Mass Effect. 3 giochi in uno. In realtà l'1 l'avevo praticamente fatto quasi tutto nel 2024. Sto portando la trilogia in diretta. E nel 2, che è l'apice, per me l'apice della serie di Mass Effect, è incredibile. Ma cosa si sono inventati? Un sistema dove le tue scelte veramente influiscono sul gioco seguente, non di poco, di tanto. Tu le scelte che fai nell'1, che poi puoi scegliere di essere un paragone, mezzo santo, fa sempre le scelte giuste, un renegade, un rinnegato, che invece non è cattivo, non esiste essere cattivi, sì, alcune scelte sono orrende, ma è spietato, fa quello che va fatto per proteggere l'umanità, la galassia, l'universo. Lo fa. Io lo paragono sempre a Jack Bauer di 24, una bellissima serie TV. È un personaggio molto contestato, protagonista, che ha fatto tante volte delle azioni terribili, ma perché in quel modo lì riusciva ad andare avanti nei suoi fini, che comunque era sempre quello di proteggere e di salvare più vite possibili. E Shepard è la stessa cosa. Shepard è un bellissimo personaggio, un grande protagonista, e soprattutto ho amato che veramente la libertà che ti dà è vera, la libertà di scegliere la romance o di non sceglierla, o di non accontentare nessuno, di fare la tua strada solitaria, la libertà di scegliere se essere un protagonista maschile o femminile, ovvero Shepard maschio o Shepard femmina. Cambia il tono di voce, cambia tutto, è un doppiaggio completamente diverso, cambiano anche le romance possibili. Faculty at Grissom Academy, next in the battle space. How's your new assignment working? Come Lio, se guardi lo schermo capirai perché sono in silenzio. Sì, lo sto vedendo. Ma da dove arriva questo? Perché non c'era nei primi 2 giochi? Ma è santa! Contemplazione! What are you asking for exactly? Ed è molto epico, un viaggio nello spazio. Il 2 raggiunge un apice incredibile, devi crearti la tua missione, ma soprattutto una cosa che alcuni giocatori ignorano, la lealtà dei tuoi compagni. La lealtà ti cambia tutto quello che succede nell'ultima missione. Avere compagni leali ti fa sentire più sicuro, rischi di perderli di meno. Ovviamente poi puoi fare delle scelte stupide, puoi mandare a fare un lavoro tecnico una persona che spara soltanto, quella è una scelta stupida, ma capita, sei lì, devi fare una scelta, può capitarti di fare un errore. E il fatto che io mi tormentavo per riuscire a salvare tutti, nel 2 ce l'ho fatta, nel 3 non lo so se ci riuscirò, il 3 è in corso, il 3 lo sto giocando in questo periodo e continuerò nel 2026, ovviamente, visto che ormai, non so, nel momento in cui vedete questo video ho terminato con le mie dirette, a parte una per celebrare e salutarci tutti insieme fino al prossimo anno. Perciò andremo avanti nel 2026 e sarà epico, ma non voglio parlare di questo progetto, voglio solo dirvi quanto adoro Mass Effect. È incredibile, ripeto, se vi piace una scelta, se vi piace un gioco che veramente vi dà delle scelte morali che pesano come dei macigni, che ha tutto incluso a livello di contenuti scaricabili, non ha la fregatura, compralo a parte, no, c'è tutto dentro, quello che potevano mettere l'hanno messo, quindi tutte le espansioni, alcune espansioni sono eccezionali, altre un po' meno. Ovviamente il gameplay, dopo il primo gioco che era un vero GDR, un vero role playing game, il 2 è molto più un action, non hai più quell'esplorazione dei pianeti come c'era nell'1, è diventato tutto meccanizzato da un'interfaccia dove premi un pulsante e prendi gli oggetti. Lo hanno fatto perché hanno capito che a molti giocatori sta cosa non piaceva, ma ripeto, quando uscì Mass Effect 1 era veramente il gioco dell'anno, era veramente il gioco che aveva fatto una rivoluzione. Nel 2, a livello narrativo, cinematografico, le inquadrature, i dialoghi, la tensione, il modo di gestire la trama è ancora meglio. E il 3, che sto giocando adesso,
ma ripeto, lo giocai ai tempi e non ricordo nulla. Infatti avevo dei ricordi che non corrispondevano per niente a quello che sto vedendo. È incredibile, anche il 3 è bello, ai tempi mi deluse, ma hanno migliorato tante cose e diciamo che il 3 è un gioco che ne esce rivitalizzato in questa versione, con tutti i DLC e tutte le cose a disposizione del giocatore. Assolutamente una trilogia raccomandata, cioè 3 giochi al prezzo di uno e probabilmente a volte troverete anche dei buoni sconti. E qui veramente abbiamo raggiunto un apice di qualità con questa trilogia. Incredibile. Non posso dire altro, è un'esperienza che va vissuta giocatore per giocatore, ma ho visto anche nelle mie dirette tanto interesse, tanti momenti, persone, utenti che sono stati colpiti da alcuni personaggi, alcune scelte morali. E io che sto giocando come Renegade, come rinnegato, ho scatenato il furore. Ma no, Jack, sei una bestia, non puoi fare certe cose. Perché? Perché no? Alla fine salverò il più persone possibile. È una scelta, ragazzi. Alcune scelte del rinnegato non piacciono neanche a me, alcune non ce l'ho fatta farle neanch'io. Erano talmente meschine che non ce l'avrei mai fatta moralmente ad accettarle, però le altre sì. E perché no? E non perché è un videogioco, perché è bello poter scegliere. Allora, prima della top 3, delle 3 posizioni che contano di più, io ho le menzioni onorevoli. Menzioni onorabili, non onorevole Jack non è Max, no, è un'altra cosa. Allora, qui sono 5 giochi che purtroppo avrei tanto voluto inserire, ma non potevo, perché non ci stavano. Volevo fare una top 10 e non una top 15. Allora, The Sims 4, ci gioco sempre. Il sandbox per eccellenza, l'ho portato anche in live nei primi mesi, hanno finito la carriera dei fratelli Fifoni, ispirati a calciatori. Siamo divertiti, siamo fatti delle risate, abbiamo pure perso uno dei 3 fratelli. È andata malissimo, è morto, non mi ricordo. Sì, è morto di disperazione perché lui che tradiva è stato tradito. Si è preso l'attacco di rabbia, disperato, talmente è collassato. So che non c'è da ridere, ma è un gioco, ripeto. Il modo in cui è arrivato era un effetto karmico clamoroso, del tipo lui che si andava a divertire è stato fregato nello stesso modo e l'abbiamo perso. Bobo, sei sempre con noi, il personaggio ovviamente, il personaggio del gioco. Poi abbiamo Tekken 3 PS1, io ripeto è uno dei miei picchiaduro preferiti di sempre, veramente avrei voluto anche mettere questo in top 10 ma non ce la facevo, troppe posizioni non ce la faccio. E Tekken 3 è bellissimo sempre, con quei personaggi e le loro storie che vengono spiegate nell'arcade, tutto intrecciato, e le modalità, la pallavolo, il Tekken Force, un capolavoro di gioco, ragazzi, un capolavoro di gioco. E poi è l'unico Tekken che ha il dinosauro Gon, che io adoro tanto. E allora, ripeto, non poteva mancare nelle menzioni onorevoli, assolutamente, Medieval 1, la versione PS1, non sono partito, facciamo una remastered come molti si aspetterebbero, no, volevo giocare duro e crudo la versione PS1, me lo sono perso ai tempi, ho giocato il 2 e ho adorato il 2 ai tempi della PS1, ho voluto giocare anche l'1, bello, perché non è in top 10? Perché mi fa imbestialire, guardatevi le mie dirette, non lo dico per promozione. Mi vedrete e dite, no, non è possibile, ah no, sono caduto di nuovo, ma come si fa ad andare avanti così? Però è quel imbestialire che ti piace, io ripeto, quando ti dicono, Dark Souls ha inventato no, a parte che c'era Ninja Gaiden, ma a parte quello, Medieval, ti spacca, veramente, ti apre in due e ti fa sentire incapace di superare una certa situazione, oltre al fatto che alcuni nemici ti tolgono un sacco di danni, ti fanno un sacco di danni. La barra della vita. Io però lo sto facendo al 100%, sto per finire, voi saprete se l'ho finito o no, anche quando pubblico sto video, e mi mancano gli ultimi livelli, e quindi insomma, ti voglio dare dentro e concludere col 100%. Ma i dialoghi e il doppiaggio in italiano, ottimi,
ottimi dialoghi, mi hanno fatto spanzare. Voi sapete che è un platform, un po' action adventure, dove tu sei questo cavaliere risorto nel Medioevo, ha delle battute che oggi forse non sarebbero più in un gioco per ragazzi. Alcune battute sono veramente abbastanza non pesanti, non ci sono volgarità, però sono abbastanza sorprendenti, diciamola così. Ma è bello, ha una bella atmosfera, fa sempre ridere, ti lascia sempre quel sorriso. Quindi sì, merita, il gioco merita tantissimo. Avrei voluto anche questo metterlo in top 10, credetemi, forse più di tutti gli altri. E Pro Evolution Soccer 6, perché è il grande calcio, la Master League, che purtroppo sto giocando lentamente con i leoni, ma poi PES 6 è stato clamoroso. Ho portato delle mod quest'anno molto molto belle, quello delle leggende mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo il problema è sempre quello che giustamente molti di voi mi chiedono: ma la mod dove la trovo? Purtroppo non posso io fare da distributore delle mod, io non so, perché non so neanche se sarebbe giusto su YouTube condividere giochi moddati, non si sa mai, guarda. Però io ripeto, non posso distribuirle io. Una volta c'erano dei link, poi li ho tolti perché ho visto le polemiche che ci sono a volte sull'emulazione, anche se ripeto è un abandonware, 100% abandonware, è una serie che come Pro Evolution Soccer neanche più esiste. Però comunque sia, non posso essere io il distributore, cioè basta che vi dico il nome della mod, cercatela, la trovate, ripeto, non è una critica, è solo il fatto che voglio veramente liberarmi da certe responsabilità. Per il resto forse è il mio gioco di calcio preferito di sempre, il 6, e a alcuni non piace, sarebbe Winning Eleven 10, dovrebbe essere Winning Eleven 10 il 6, quindi insomma grandissimo, sempre bello da giocare. Abbiamo infine un altro gioco che volevo mettere in top 10, ma ho preferito tenere NBA per quante ore ci ho giocato, è Star Wars Jedi Survivor. Avete presente Fallen Jedi? Io ai tempi non l'ho apprezzato tantissimo Fallen Jedi, perché mi sembrava troppo punitivo, ma non è neanche quello il motivo. Non capivo nulla di quella mappa, e questa mappa qua, fatta leggermente meglio, ciò posso proseguire. Per il resto vi dico, e non ho nulla da nascondere, mi sono perso un sacco di volte, sono andato in giro, cosa devo fare qua? Però una trama, ragazzi, è una trama incredibile, ma quella storia di questo Jedi dopo l'ordine famoso che ha costretto, che l'impero ha dato per far fuori gli Jedi, vedi come è dura essere uno Jedi. E soprattutto una cosa che adoro a livello narrativo è che i personaggi che incontri sono degli specchi in cui rifletterti, sono degli specchi. C'è un personaggio, un Jedi che trovi dopo una missione non tanto avanti, e questo ti fa capire come altre persone possono fare scelte diverse dalla tua, e magari non le accetti sul momento, però pensi, è un'alternativa, avrei potuto essere io al suo posto. E non farò spoiler, però ripeto, molto molto bello, filosofico, tratta dei temi eccellenti e soprattutto è degno di essere un vero Star Wars, ma assolutamente, anzi io so che Cal, il protagonista, dovrebbe comparire in una serie TV canonica, quindi su Disney Plus, non so quale, ma fa piacere, oltre al fatto che è eccezionale come gioco. E voglio ricordare la leggenda Ricky, il tecnico delle porte, grande boss, incredibile. Verso la fine del gioco ti trovi questo tecnico che corre verso di te, gli dai un colpo di spada e è già morto. È stato un eroe, un grande boss, il mio boss preferito di sempre, il grande Ricky, sei sempre con noi. Bene, numero 3, non si scherza più, siamo nelle posizioni che contano. Astrobot, PS5, non può mancare. Ripeto, i primi 3 sono alternabili in qualsiasi modo. Astrobot è stata un'esperienza incredibile. Qui faccio un ringraziamento di cuore a Baba Andre, lo conoscete come Baba su YouTube, perché è stato lui che con molta generosità mi ha permesso di giocarlo in condivisione schermo. Mi ha aiutato tantissimo nei miei blocchi,
perché a volte c'erano dei livelli così difficili, quelli speciali ovviamente, e non riuscivano ad andare avanti, e lui ha fatto miracoli, ha superato la sfida più difficile del gioco, e se con tranquillità, ed è un platform bellissimo Astrobot, ma veramente, per tutto ti sfrutta il controller come solo questo gioco lo sa fare. Io vedo che in tanti giochi hanno l'idea che il grilletto adattativo, sentire la porta, sentire la pressione, non è quello il motivo per cui hanno fatto il DualSense della PS5, non è quello il motivo. È altro, è molto di più. E perché dite perché non lo fanno uscire su PC? Non è perché la Sony non vuole, è perché serve quel controller, serve assolutamente quel controller. È tutto basato sul controller. È il fatto che te lo gestisce in una maniera come nessun altro gioco riesce a farlo prima. Le idee sono geniali, i livelli sono belli, tante sorprese, soprattutto dedicate a chi ama i videogiochi, come me, che ogni volta che trovi e salvi un robottino e dici oh, ma guarda questo chi è, e ti emozioni per davvero, non è un'emozione finta. Io quando trovo questi personaggi non voglio neanche dirvi chi c'è, chi non c'è, non voglio neanche dirlo perché non ha senso dirlo, voglio dirvi solo che è stato bellissimo trovare questi personaggi e dire oh ma è lui, e poi vederli nella base, sbloccare il loro oggetto personale, tanto per dire, vabbè ne faccio uno perché è impossibile, sapevate che non poteva non esserci Snake, Solid Snake, che si nasconde nello scatolone, dai un colpo allo scatolone e lui esce, è fortissimo, oltre ai livelli dedicati ai mondi dei personaggi storici eccellenti della storia dei videogiochi della PlayStation. E non voglio far spoiler, ma che avventure con le loro musiche riconoscibili e tutto, e veramente quelli ti cambiano il gameplay. Io avrei voluto qualcosa, e poi anche c'erano tutte le espansioni che hanno fatto gratuite del gioco, mondi di Halloween, mondi spaventosi, mondi difficili, le sfide a tempo e tante cose. Alcuni momenti mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere un giocatore che ci mette passione, devo dirlo, perché tante volte pensavo di gettare la spugna, poi c'è quella parte di me che dice non mollare mai, e allora sono andato avanti. È così che si fa, si cerca la sfida e la si affronta finché non si ottiene il successo, perché tanti game over però poi ti portano sulla strada di migliorare sempre di più. E sì, è comunque anche un fattore nostalgico, sembra un gioco con molti elementi del passato, perché sembra veramente di giocare un gioco quasi da Play 2 per tanti aspetti, però l'innovazione e la tecnologia sono incredibili e te lo rendono eccezionale. Ovviamente è un gioco molto nuovo e poi soprattutto, ripeto, mi ha sempre lasciato quella gioia dentro. Non molti giochi riescono a darti quel senso di gioia, non molti. Astrobot c'è riuscito. E sì, è un gran gioco. Ovviamente non lo rigiocherei a breve perché mi ha tolto le energie per tanto tempo, per la stanchezza psicologica che mi ha causato nelle sfide elevate, però è soprattutto molto carino, molto colorato e soprattutto mostra che ancora oggi il platform può essere un grande genere e non deve per forza chiamarsi Mario. Mario assolutamente per me rimarrà sempre la serie regina dei platform, non ci sarà nulla che raggiunge Mario nel mio personale, sicuramente, per quanto io amo la serie di Mario, neanche Crash, neanche Spyro, però Mario per me rimane il numero. Però Astrobot veramente può diventare una serie degna di Mario, lo è già questo gioco, lo è già assolutamente. Confrontate Super Mario Odyssey e Astrobot, due giochi con mentalità diverse. Astrobot è Super Mario Galaxy, è identico, assomiglia, non è identico assolutamente, sai che copyright strike che partiva, vabbè, ma detto quello ci assomiglia tantissimo e ha quelle cose che mi piacevano tantissimo di Super Mario Galaxy: entrare nei mondi, esplorare, la fisica anche forse non eccezionale come quella di Galaxy dove avevi le parti al contrario, soprattutto usavi il Wiimote per colpire e ottenere vantaggi, però ripeto è eccezionale, usa il DualSense in maniera perfetta. Ragazzi, secondo me il prossimo Astrobot si ispirerà a Super Mario Odyssey. Secondo me avremo veramente qualcosa, non dico un cappello perché è l'idea, però qualcosa che ti trasforma, magari una maschera che ti dà il potere di un personaggio di videogiochi. Vabbè,
qui sto facendo un po' di progetto, ma non posso, non dipende da me, ripeto, sono sicuro che sarà qualcosa del genere e cambierà la storia dei videogiochi in positivo. Vedo il finale, là in alto. Ci sono delle sfere, ma c'è anche il ghiaccio. Il ghiaccio ti fa un effetto che ti fa slittare. Quindi devo andare dritto, ma a un certo punto devo slittare verso sulla sinistra. No! Numero 2. Persona 5 Royal. E ripeto, ho detto tante volte, Persona 5 Royal è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Questa volta ho giocato la versione PS5. Cosa cambia? Aveva un po' di contenuti in più, di solito cosmetici, che però migliorano anche il fatto che senti più musiche in battaglia. E Persona 5 è un capolavoro assoluto, ma io non capirò mai perché c'è poi chi si ferma al fatto che è un gioco a turni. No, non è un normale... Cioè, non è un... Molti pensano che il gioco a turni è quello classico della PS1. Stai lì. Ma questo è diverso, questo è un gioco strategico, ragazzi. È un gioco dove devi colpire le debolezze e fare le catene di combo. Se sbagli qualcosa, te le fanno i nemici, ti brutalizzano loro, ti colpiscono il tuo punto debole. Non pensate sia il classico gioco, tu scegli il tuo turno e stai fermo lì. Potrebbe sembrarlo, ma non è così. È molto profondo, è un sistema strategico. La Atlus, che io adoro, e soprattutto adoro Shin Megami Tensei in quanto persona. Non sono uno di quei giocatori che dice per me Shin Megami Tensei è persona. No, Shin Megami Tensei è Shin Megami Tensei ed è un capolavoro di serie con scelte morali, ma non sono qua adesso a parlarne. Se era il 2024 avreste trovato sicuramente, ma non l'ho fatta nel 2024 questa, e allora non posso parlarvi di Shin Megami Tensei 5 Vengeance, ma vi parlerò almeno di Persona 5 Royal alla mia seconda run. Questa volta l'ho finito veramente sulle 120 ore, meno del solito. 100%, ovviamente platino. È bello perché vi porta nel setting di questo studente ingiustamente accusato di una cosa terribile. Viene mandato in questa scuola e tutti gli adulti lo guardano. È un teppista, è un criminale, è un mostro. No, in realtà no, e fa capire quanto i pettegolezzi possono rovinare una vita, ma lui se ne sbatte e anzi conosce altre persone, altri ribelli emarginati dalla società come lui, ma non tutti sono emarginati, però persone che hanno dentro di loro uno spirito ribelle e scopre un potere in grado di risvegliare i cuori dei malfattori, diciamola così. È ispirato fortemente, ma solo fortemente, ma non nella trama, nelle idee, nel cuore, alla serie di Arsène Lupin, ovviamente di Leblanc. Troverete Leblanc, troverete Lupin, troverete tante cose incredibili, troverete anche Goemon, ma non dico altro. Troverete tanti riferimenti anche al fatto di questi ladri gentiluomini, in inglese Phantom Thieves, Kaito in giapponese, che sono quelli che mandano le lettere e dicono ciao, sto per rubare il tuo tesoro. Ti avvisano, ma qui c'è un motivo di gameplay che non voglio spoilerarvi, ma lo scoprirete al primo boss serio del gioco, e vi assicuro è bellissimo a livello di narrativa, tanti dialoghi, tanti dialoghi, le scelte e soprattutto il fatto di come gestire il calendario. Questa è una cosa che se avete giocato un'altra persona dal 3 in poi lo conoscete già, ha fatto la storia, questa scelta, questa libertà, e soprattutto è fatto con una libertà intensa perché ti costringe a sacrificare qualcosa per dedicarti al resto. E puoi livellare le tue statistiche, puoi diventare più intelligente, puoi diventare più capace con le mani a fare lavori artigianali, puoi fare dei lavori, però qui secondo me la parte gestita meno è proprio quella del part time, perché tu vai una volta o due e poi non ci vai più, dicono ehi, è un po' che non ti vedo sul lavoro, vieni? No, e non vieni licenziato. Questa è la cosa bella, cioè, hai tipo 3-4 lavori insieme e puoi ignorarli per mesi, non succede nulla. Per il resto, ovviamente, uno dei punti di forza è il legame con i compagni, legame che si trasforma in amicizia, è un'amicizia che ti dà dei bonus in battaglia o nel mondo quotidiano. Uno dei migliori è quello che ti dà la giocatrice di shogi,
è una ragazza che ti rivela la tecnica per fare lo swap dei personaggi in battaglia. E questa cosa, ma non è da poco, Immaginatevi la strategia del poter arrivare finalmente a dire: ma questo personaggio è debole a questo elemento del boss, lo tolgo, metto l'altro, si danno il cambio, e da lì puoi fare delle cose incredibili. O anche il fatto che uno dei personaggi principali, che è Ryuji, uno dei tuoi compagni, dopo al livello 7 mi sembra, o 8, penso 7, ti sblocca l'abilità di colpire e annientare i nemici deboli, quelli molto indietro di livello rispetto al tuo, semplicemente correndogli addosso. E vedi l'animazione che li fai fuori. Ti risparmia, secondo me, non minuti, ore di grinding, che in questo gioco non esiste. In Persona 5 non è un gioco dove vai a grindare, non serve. Il grinding, il classico stereotipo dei vecchi giochi di ruolo. Persona, tu tanto affrontando i nemici, se affronti tutti i nemici quando te li trovi sulla mappa, ce la fai a salire di livello, non hai quel problema. E hai il fatto che poi hai anche una gestione monetaria che ti serve per delle abilità, è tutto gestito con una precisione incredibile. Il Royal aggiunge un mese circa di gioco in più rispetto alla versione Persona 5 base. Fra l'altro è l'unica versione tradotta in italiano, l'unica, e assolutamente il Royal ha una trama pazzesca. Io lo metto nel secondo posto perché volevo lasciare qualcosa di nuovo al primo posto, perché Persona 5 per me rimane uno dei miei giochi preferiti di sempre e rimarrà sempre, probabilmente per tutta la mia vita, nella top 10 dei migliori giochi di sempre. Non la farò mai questa top 10 perché probabilmente cambierei qualche posizione ogni volta, però ripeto, è un gioco strepitoso. E lasciate perdere i pregiudizi, ma c'hai i turni che ha frenato tanti giocatori dall'esperienza. Se mi dite è un gioco troppo lungo, sì, va bene, è un gioco troppo lungo, è vero, questa cosa è vera. Non è troppo lungo, è lungo che va bene per un gioco del genere, perché è massiccio, è incredibile. Soprattutto è sempre divertente, non ti stanca mai, non ti annoia mai. E anche i livelli ambientali, le esplorazioni sono fatte bene. Royal ha tanti benefici rispetto al 5 e ve ne accorgerete se ci giocate o lo giocate la prima volta o lo rigiocate. È sempre eccezionale e non posso neanche dire quanto amo la narrativa di questo gioco, perché lo adoro alla follia, ma anche se penso che Persona 4 a livello di trama rimanga il migliore della serie, anche molti diranno ma il 3, ma anche il 3 o il 2 Innocent Sin, ma no, per me il 5 rimane veramente incredibile, soprattutto grazie a Royal. E detto questo, possiamo finalmente passare al numero 1? Siete pronti? Numero 1, Final Fantasy XIV Shadowbringers. Final Fantasy XIV Shadowbringers? Cos'è? Che è? Si mangia? È un'espansione, per citare il meme, criticamente acclamata di Final Fantasy XIV, e che è stato il gioco che ho giocato di più nel 2025. Final Fantasy XIV, PS5, ma non importa, c'è su PC, c'è su PS4. Per tutto, parlando solo di Final Fantasy XIV, sapete che ho 80 al momento, 80 dirette su questo gioco, anche belle massicce da più di 2 ore, però Shadowbringers non l'ho ancora portato perché sto facendo un'espansione chiamata Stormblood. Ve lo dico alla veloce perché questa parte è troppo tecnica e troppo noiosa per voi. Final Fantasy XIV Aria Reborn, poi abbiamo la prima espansione Heavensward, poi abbiamo la seconda espansione Stormblood, che è quella che sto portando io, poi dopo c'è l'espansione Shadowbringers. Le prime 2 espansioni sono ormai regalate nella free to play, nella free trial come si chiama, la terza no, e Shadowbringers, e poi ce ne sono altre a seguire. E ripeto, Shadowbringers è quando la trama, e non posso fare spoiler anche perché per tutto non voglio rovinarvi l'esperienza che state vedendo nelle mie dirette con Stormblood, ma soprattutto è quando la trama ti dà una svolta molto molto scura in una dimensione dove non sei più il guerriero della luce tanto amato dalle persone, sei il guerriero dell'oscurità. Sei colui che deve combattere la luce e sta cosa ti ribalta tutto, e non è uno spoiler, è l'antefatto
è solo l'antefatto, e soprattutto per il fatto che inizi a conoscere personaggi anche cattivi con cui hai combattuto, gente che hai disprezzato, che hai considerato il male assoluto, scoprire che hanno delle motivazioni che non sono semplici, sono l'arcidemone che vuole distruggere tutto, vogliono distruggere il mondo, probabilmente sì, ma hanno le loro ragioni. È incredibile. Direte, ma quale ragione ci può essere? Scopritelo, giocatelo. Lo vedrete da me quando ci arriverò nel 2026. È pazzesco. Io quest'anno sono rimasto colpito da questa narrativa incredibile di Shadowbringers. Non posso dire nulla, perché è troppo spoiler. Hanno migliorato tanti elementi di trama, prima di tutto il fatto che ti fa giocare nei panni di altri personaggi, con job magari che non conosci, o con delle caratteristiche speciali. La prima volta che mi è successo, mi sono trovato a giocare con Ardbert. Ardbert è un personaggio che si incontra nel post-mission di Heavensward, e questo Ardbert è un alto guerriero della luce, non voglio spiegare in che maniera, e giochi quindi con lui, dici, ma è bellissimo, col suo party, è bellissimo passare nei suoi panni, anche perché Ardbert è un personaggio fondamentale per Shadowbringers, fondamentale, e quindi insomma poter giocare con lui o con altri personaggi e vivere l'esperienza di un job che magari hai sempre ignorato, tanto per dire, uno che non farò mai probabilmente, l'astrologer, che è quello dell'astrologo, per dire in italiano, è una cosa da healer, ti trovi spiazzato, devi fare l'astrologo, no, però ti diverti, perché vedi delle cose che dici, ma questo job è meglio di quello che pensavo, ed è un gioco, soprattutto un'espansione lunga, molto bella, con delle boss fight eccezionali, musiche incredibili e una grande fase finale che proprio me la sono divorata, che diceva troppo, è troppo bella questa parte qua, e veramente secondo me a livello narrativo è una delle cose migliori non solo viste nella storia di Final Fantasy, ma proprio in generale. È un capolavoro, ma non lo dico senza rimangiarmi nulla, è un capolavoro, soprattutto è commovente, è qualcosa di epico, è veramente pazzesco, e soprattutto vi farà dimenticare che stai giocando un MMO, un gioco online, perché sarete talmente presi dalla trama che non esisterà nulla, non ci penserete agli altri giocatori, non penserete al resto, perché molti quando giocano a Final Fantasy XIV, io compreso, socializzano, hanno un gruppo, si chiama, non è una gilda in realtà, si chiama la Free Company, in cui poi ovvio che fai amicizia con le persone, ci passi il tempo insieme, puoi chiedere una mano, puoi aiutare altri, ed è bellissimo perché la Free Company ti valorizza la tua esperienza, assolutamente. Però non è tutto. E quella parte lì è quella parte dove tu come giocatore vuoi scoprire di più sui segreti, sui misteri e capire cosa sta succedendo, perché hai dei colpi di scena bellissimi. E veramente è quando il gioco entra nel suo apice narrativo, e io sono soltanto poco dopo la fine di Shadowbringers nel mio file, sono a Endwalker, iniziato da poco, e sta continuando a fornire tante belle cose, però ripeto, Shadowbringers è stato qualcosa che quest'anno mi ha fatto impazzire, in senso buono, mi ha fatto impazzire di bellezza estetica dei luoghi, bellezza anche narrativa, poetica, dei momenti splendidi, dei dialoghi che mi rimarranno sempre con me, bellissimi, dialoghi eccezionali. Pensa, in un gioco dove c'è il paradosso del protagonista che non parla, perché cioè fai le scelte però non ha la voce, non senti che parla la voce, e ripeto è qualcosa di incredibile, una scrittura eccezionale, ma soprattutto saranno poi i trial, i dungeon che ti rimangono impressi, che ti rimangono dentro, ed è qualcosa che veramente valorizza dopo tutte quelle ore, perché io sono a circa 1000 ore di gioco, sono arrivato sulle 700 ore a giocare a Shadowbringers, ne vale la pena. E sì, volevo mettere qualcosa di fresco alla prima posizione, per non dire, Persona 5 Royal, ma Jack, ti è sempre piaciuto quel gioco? Beh, sì, mi è sempre piaciuto. Infatti, per me rimane un capolavoro. Di nuovo c'è anche Astrobot, però ripeto, le emozioni, io davanti della narrativa, Astrobot è molto bello, ti fa ridere, ti tiene felice, ti fa anche arrabbiare quando i livelli sono tosti, ma a livello narrativo, beh sì, è un robottino che deve combattere i
i mostri, gli alieni cattivi. Fine. Ma la narrativa di Persona 5 Royal, di Final Fantasy XIV, è qualcosa di incredibile, Stormblood per alcuni è stato un passo falso, ma a me è piaciuto, però per alcuni è stato un passo falso. Invece nella Shadowbringers è l'apice, e ripeto, non siete tenuti a essere d'accordo con me, però è una top che sento molto personale. Ci tengo ragazzi, ci tengo a dirvi questo. E ovviamente leggerò con molto piacere i vostri commenti. Mi scuso per essere stato di lunga durata in questa video, l'ho fatto senza pause, ovviamente voi vedete il cut quando sono andato a aprire la porta ai gatti, e quindi è un video immenso, però ripeto, è il fulcro di un anno che mi ha regalato tante disperazioni, ma a livello di videogiochi mi ha regalato tante soddisfazioni e anche qualche delusione, ma quella c'è la flop, guardatevela, non vi darà gratificazioni come questa, ma guardatevela. Andiamo verso un 2026 dove passeremo molto tempo insieme per tante dirette. Vi ringrazio e alla prossima da Jack Leone Max. Ciao!